Sensi di colpa assecchiate. Vivere bene nel presente vuol dire essere in pace con il proprio passato. Troppo spesso lo stress, l'ansia e altri vari disturbi psicologici non ci fanno vivere bene il presente. In passato abbiamo affrontato il tema del perdono, argomento per me fondamentale per vivere bene nel qui e ora. Il perdono, come ho spiegato, si potrebbe dividere in due branche separate: perdonare gli altri e perdonare se stessi. Legandoci proprio al tema di perdonare se stessi, voglio arrivare ai sensi di colpa. Ognuno di noi si sente in colpa per azioni compiute o non compiute, parole dette e parole non dette. Qualcuno si può sentire in colpa anche solo per i pensieri fatti. Ma come uscire da questo loop? Spesso troviamo a criticarci del nostro passato. Ma allora, perché in quel momento del passato abbiamo agito proprio in quel modo? La nostra bellissima e potente mente tende a cancellare o nascondere alcuni dettagli del passato, soprattutto le cose brutte. Naturalmente è una forma di difesa, quindi nel nostro presente vediamo solo la fine delle nostre scelte passate. Ma parte della situazione che ci ha portato a quel processo mentale è stato nascosto. Visto che il concetto è terribilmente complesso, vi faccio un esempio della mia vita che spero chiarisca come funziona questa parte della nostra mente. In passato ho lavorato sulle navi da crociera, contratti da 6 mesi in giro per il mondo, con stipendi favolosi. Bellissimo, vero? Vivere in una cabina minuscola per 6 mesi, con pareti di cartone, gestiti spesso da capi stressati e non competenti, che possono solo rendere il tuo soggiorno un inferno, potrebbe già essere una buona motivazione per smettere. C'è anche il fatto di non riuscire a dormire, perché ad ogni ora del giorno e della notte entra ed esce qualcuno da una cabina vicino alla tua. Oppure non trascurare il fatto di vivere senza nemmeno un oblò, in una stanza con aria condizionata e spesso sotto il livello di galleggiamento della nave. Anche questo potrebbe dare un pochino di pensiero. Potrei elencare paginate di situazioni gravi e negative che affliggono i dipendenti delle navi da crociera. Ad ogni fine contratto sei assolutamente convinto che non ritornerai mai su una nave da crociera. Ma basta aspettare 2-3 settimane per iniziare a avere nuovamente la voglia di rimbarcare. Inizi a ripensare a tutti i posti bellissimi visitati, a tutti i soldi guadagnati, al fatto che hai una posizione di prestigio, eccetera, eccetera. Casualmente ti ritrovi nuovamente a svolgere le tue mansioni sulla stessa nave da crociera che hai in parte odiato i 6 mesi prima. La mente cancella e nasconde tutto quello che non gli piace e subito dopo tende a ripresentarci solo una versione filtrata del passato. Questo esempio è solo per farvi capire bene come funzioniamo. La nostra mente ci vuole proteggere. Pensate ai selfie col cellulare. Un filtro di bellezza leggero rende il viso piacevole, ma quando il filtro diventa eccessivo ci trasformiamo in mostri. Tempo fa ho parlato con una signora che si sentiva in colpa per aver messo la propria madre in una casa per anziani. La donna, devastata dal senso di colpa, si chiedeva se la scelta fatta fosse stata giusta. L'esempio che vi sto facendo può suscitare già discordia etica, però credo sia doveroso farvi riflettere. Perché un figlio decide di mettere il proprio genitore in una casa per anziani? Dall'esterno sembra già una scelta pazzesca. Analizzando i fatti, però, credo che una spiegazione ci sia. Una figlia, rimasta vedova, si ritrova a dover lavorare per vivere nonostante i suoi 62 anni e una madre in casa semi-autosufficiente ma con l'Alzheimer che inizia a diventare sempre più devastante. All'inizio dell'avventura la donna riusciva a gestire tutto da sola, casa, lavoro e la propria madre. Piano piano l'anziana signora ha avuto la necessità di un accompagnamento e visto che la donna non poteva lasciare il lavoro, ha dovuto prendere una badante per le ore che non era in casa. L'impotenza di non poter stare con tua madre perché hai la necessità di lavorare è già un paradosso. Passano i mesi, l'Alzheimer diventa abbastanza ingestibile. Dalla badante si deve passare all'infermiere. Per la donna la vita non esiste più. Lavoro e madre malata, lavoro e madre malata, lavoro e madre malata. Ti accorgi che non puoi più avere un raffreddore, che non puoi avere amici, che la domenica, invece di essere il giorno di riposo, diventa il giorno più intenso della settimana. Naturalmente fa piacere prendersi cura di un genitore, ma lo stress accumulato inizia a farsi sentire. La mente inizia a cercare soluzioni. La donna richiede la pensione anticipata, che non viene accolta.
Il sussidio statale più la pensione della madre non bastano a coprire le cure e tutte le ore di badanti e infermieri, quindi anche l'idea di passare a un part-time è da escludere. Dopo anni di non vita cerchi una soluzione disperata, quella di affidare tua madre ad un istituto di cura. Inizi a parlare con i conoscenti che hanno già fatto questa scelta. Inizi ad informarti sui prezzi e su varie convenzioni. Ti convinci che stai facendo la scelta più giusta sia per te che per tua madre, che potrà essere seguita ogni momento della giornata. Con grande fatica e tristezza lasci tua madre alle cure di altre persone, sicura che la scelta fatta sia quella giusta. Ma bastano pochi giorni di riposo che la mente riparte con l'elaborazione del filtro. Il peso degli anni passati a curare e lavorare iniziano a svanire. Rimane solo un vago ricordo della fatica e dello stress. Inizialmente un senso di pace. Subito dopo elabori che hai lasciato tua madre in una casa di cura e affiorano i primi sensi di colpa. Proprio con il mio esempio delle navi da crociera, la mente filtra parte della fatica e dello stress e finisci solo a pensare alla conclusione e non al percorso fatto. Come si può eliminare o attenuare il senso di colpa? Il consiglio che vi posso dare è quello di rivolgervi ad un buono specialista del settore, che sicuramente vi aiuterà nel vostro percorso. Quello che posso dirvi io è che in quel dato momento del passato avete fatto sicuramente la scelta giusta. Pensare con la mente attuale a cose avvenute mesi o anni addietro, secondo il mio punto di vista, non è molto corretto. Visto che la nostra evoluzione o involuzione avviene quotidianamente, sicuramente oggi sono una persona diversa rispetto a 10 anni fa, con più esperienza e con più carte da giocare. Una decisione presa 10 anni fa non per forza sarebbe uguale ad una presa oggi. Sicuramente le mie decisioni prese sono state corrette per quello specifico momento. Ad un occhio futuro mi accorgo di essermi comportato da coglione più di una volta. Ma perché avere dei sensi di colpa oggi? Se in quel preciso momento della vita ritenevo giusta una cosa, vuol dire che in quel momento era giusta. Se negli anni ho cambiato opinioni e mi sono evoluto, non posso colpevolizzarmi adesso e continuare a stare male. Quando un bullo ti prende a schiaffi, morali o fisici, e non hai la forza di reagire, vuol dire che in quel preciso istante non sei pronto a reagire. 10 anni dopo, se riguardi il tuo passato, non ti puoi colpevolizzare se non hai avuto la forza di reagire ad un insulto, semplicemente non eri pronto. Ho perso un amico pochi mesi fa. Mi aveva invitato a prendere un caffè poco prima del suo decesso. Quando ho sentito la sua chiamata, ero in un momento di forte impegno, di studio e lavoro. Ho rimandato il caffè, dicendogli che ci saremmo visti più avanti e che non era il momento giusto. Quando ho saputo della sua scomparsa, mi sono accorto che ho messo davanti all'amicizia lavoro e studio, e devo dire che mi sono sentito veramente in colpa. Sto ancora elaborando la scomparsa di questa grande persona, ma adesso sono in pace con la mia coscienza. Non potevo sapere che sarebbe morto, non lo potevo sapere. Gli ho voluto veramente bene e per questo è nata un'amicizia sana. Nel momento del bisogno ci siamo sempre supportati. Non ho colpe da rinfacciarmi per gli anni a venire. Se diamo un'occhiata al nostro passato, cerchiamo di rimuovere i filtri che inibiscono il male, per avere almeno un'idea più chiara delle nostre scelte. Se in qualsiasi momento del passato siamo stati bloccati dai nostri sentimenti, non colpevolizziamoci, ma tutt'al più impariamo dai nostri errori per migliorarci e non ricommetterli. Ci sarebbero migliaia di esempi da fare. Se avessi fatto, se avessi detto, se fossi stato presente, in quel preciso momento è andata così. Forse non eravamo all'altezza della situazione, oppure non eravamo abbastanza forti per affrontarla. Dobbiamo renderci coscienti del fatto che in quella situazione del nostro passato, che oggi ci porta ai sensi di colpa, abbiamo agito nel modo che ritenevamo migliore in quel dato momento. A presto.